Ciao a tutti amici del leone, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, leone, tendenze energetiche affettive generali per la prima metà di ottobre 2022. Grazie. Abbiamo la carta dell'eremita, amici del leone. La carta dell'eremita mi parla di un periodo di introspezione. Probabilmente può essere che qualcuno si isoli o magari siete già in una fase di isolamento, ma è una fase di isolamento volontario, se vogliamo, perché appunto c'è questo bisogno di fare una ricerca interna, di ricercare la propria verità. Se siete in una relazione, si può parlare di una sorta di solitudine che si avverte proprio all'interno della relazione o del bisogno che c'è di prendersi un tempo di solitudine per riflettere fondamentalmente. Andiamo a vedere l'I Ching, che cosa dicono. Carta numero 56, il viandante, ed è in tema con l'eremita, direi, perché anche l'eremita parte per un viaggio interiore e la contemplazione. Wow! Quindi sì, è proprio un momento interno, interiore, a livello di, diciamo, affettività. C'è una sorta di introspezione, probabilmente qui si rivaluta qualche cosa, qualcuno, qualche tipo di realtà, insomma. Si sta cercando di andare a fondo. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se per caso non dovesse risuonare nulla, o se volete semplicemente completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, poi trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Wow, partiamo con il cavaliere di coppe e un asso di coppe. Wow, ma fantastico. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Allora, la prima linea sarà per vedere in generale i movimenti affettivi globali, quindi famiglia, amici, relazioni, tutti, figli. La seconda linea sarà per i single e sarà un po' più specifica, un po' più estrarrò 7 carte invece che le solite 3. E l'ultima linea sarà per chi ha una relazione, indipendentemente dal tipo di relazione che si ha, quindi di coppia o magari clandestina o magari a distanza. Specifico meno la lettura generale perché non tirerò fuori i mini tarocchi, però ho ampliato le altre due sezioni. Mi direte voi poi se vi arrivano più informazioni così, se la trovate migliore, insomma. Scrivetemi nei commenti. Ok, allora, Cavaliere di Coppe. Ragazzi, qui qualcuno ha ricevuto un'offerta. Io credo che ci sia stata o una proposta o una rivelazione o qualche cosa che sia venuto a sapere, una comunicazione che ha generato in voi questo senso di introspezione, di chiusura no, perché non mi piace proprio dire chiusura, però di, sì, di isolamento. È come se state cercando di pensare per vostro conto. Abbiamo un asso di coppe, parla di nuovi inizi, parla di nascite, parla di innamoramento, è una bellissima carta, è un nuovo inizio, ok? Hmm. Non so perché è la seconda volta. Allora, io di solito i segni non li dico mai perché li trovo un po' condizionanti. Però è già la seconda volta che vedo e una volta me lo hanno detto, quindi probabilmente avrete molto a che fare con un segno della Vergine, ok? Vabbè, proprio perché c'è l'eremita. Comunque, la regina di bastoni. La regina di bastoni qui potrebbe rappresentare voi o potrebbe rappresentare magari una persona con un forte divino maschile vicino a voi. Sento che in realtà rispecchia un po' un modello, quindi se una persona vicino a voi potrebbe essere una persona che stimate, una persona di cui vi fidate o comunque è un punto saldo, come se fosse un punto d'arrivo, sento.
Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Per qualcuno questo asso di coppe potrebbe essere un inizio, magari proprio con questa regina di bastoni, Un'altra... Ah no, questo è un re. Abbiamo un re di pentacoli. Mm. Qui può far riferimento a un padre, può far riferimento anche a qualche tipo di figura. Ehm, In realtà mi viene da dire legale, non so perché, qui c'è qualche tipo di questione, diciamo così, ehm, che rallenta l'evoluzione della situazione, mi verrebbe da dire. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono, che altre carte vogliono uscire. Perché quest'asso di coppe è comunque una bellissima carta, è una carta che parla di movimenti, di compromessi. Sì, di compromessi nel senso che è un'esplosione del cuore. Io quando c'è l'asso di coppe, io lo sento sempre come un'apertura del quarto chakra. È proprio un'esplosione del cuore. E sapete, visto che fa anche riferimento proprio alle nascite dei bambini, sapete quando nasce un bambino si sente quell'esplosione del cuore, quell'amore incondizionato. Ecco, io lo sento un po' così. Quindi l'inizio di ottobre parte bene, parte con questa apertura in realtà del quarto chakra, ma probabilmente c'è qualche tipo di figura intorno a voi che mi verrebbe da dire vi torpa un po' le ali, vi chiude un po' quelle che potrebbero essere le aspettative, magari lo fa in senso positivo, nel senso che vi mettono in guardia da cose che magari voi non vedete. Però ecco, vi fa rimanere un pochettino lì, vi state chiedendo che cosa è giusto per voi, qual è per voi la vostra realtà. Andiamo avanti poi con un 6 di pentacoli che parla sempre di dare, ma dare il giusto. Questo è un re di pentacoli, questo è un 6 di pentacoli, sono due carte che riguardano la materialità, anche il denaro proprio. Qui magari si potrebbe trattare di una situazione dove non arriva l'aiuto sperato per magari realizzare un progetto. Per qualcuno si tratta di affrontare un viaggio. Sì, è un viaggio fisico, ma che porta a un viaggio interiore, ok? Ecco, poi terminiamo con un 2 di bastoni e un 10 di pentacoli, quindi alla fine c'è questa sorta di indecisione sul parto, non parto, vado, non vado, i soldi li metto di qui, i soldi li metto di lì, sto dando. 6 di pentacoli è sempre un po' una ricerca di quello che è l'equilibrio pratico, concreto, anche finanziario. È una carta che parla di legge di scambio, quindi si tratta di dare e ricevere nel giusto equilibrio. Con questo 2 di bastoni c'è una sorta di indecisione alla fine del periodo e suppongo che sia sul quanto dare o il quanto non dare, su quanto anche dare affidamento alle parole che vi vengono dette o al peso magari dell'opinione di una persona che voi stimate e quanto invece dare più peso a quello che è la vostra verità. Il punto è che qui siete in fase di ricerca, ancora non sapete realmente qual è la vostra verità. Ho sentito un profumo di chiodi di garofano fortissimo, io qui non ho cucine, quindi ehm, può essere che magari per qualcuno risuoni, magari a voi piacciono i chiodi di garofano o non so, qualcuno della vostra famiglia. Vi dirò che la fine della stesa ha un 10 di pentacoli. È un 10, si parla di una fine ciclo, di una conclusione, di un compimento. Direi che la seconda parte della stesa è improntata parecchio sui denari, su quello che è la parte concreta. C'è questo 10 che normalmente parla di un dono, un aiuto, quello che magari verso metà periodo, quindi diciamo intorno alla prima settimana di ottobre, poteva sembrare un pochettino bloccato, a fine periodo sento che si sblocca, sento che arriva quel sostegno, magari proprio dalla famiglia, quel sostegno del gruppo, magari anche di amici. C'è comunque un nuovo inizio, un'offerta, qualche cosa che comincia e che vi dà in un certo senso potere, o meglio, che potrebbe darvi potere. Sento che in questo momento state ancora aspettando il benestare di qualcuno, ripeto, potrebbe essere un padre o comunque una figura importante per voi. Avvicinatevi o comunque iniziate questo tipo di progetto o di percorso in modo equilibrato, dando poco per volta e vedrete che piano piano anche voi vi schiarirete le idee e arriveranno gli aiuti che state aspettando. Bene, andiamo a vedere per i single di che cosa si tratta più nello specifico, che cosa riesco a dirvi di più.
Ok, allora partiamo. Wow, con un 5 di bastoni. 5 di bastoni, la carta della forza, la carta del karma, l'imperatore, di nuovo un re di pentacoli al contrario. Vediamo che altro. Un 2 di coppe, non male, non male. E la carta del mago. Guardate, penso che sia questo tipo di offerta che crea questi conflitti interiori dentro di voi. Se non l'avete ancora ricevuta, potrebbe essere molto molto prossima perché poi abbiamo la forza. Qui si tratta di trovare il coraggio di fare una scelta fondamentalmente. Con la carta del karma si ha una presa di consapevolezza, una nuova visione, grazie anche all'energia dell'eremita, perché ricordiamoci che l'energia dell'eremita parla di un distacco, se vogliamo, dalla società, o semplicemente dalla coppia, se si tratta di due persone, per arrivare a un punto di comprensione più totale, più globale. Ok, qui c'è, per qualcuno, sento che potrebbe fare riferimento al fatto di migliorare quello che è la passione, il corteggiamento, il sentirsi o il mostrarsi sexy, affascinanti, avere anche proprio cura del proprio corpo ehm, per sentirsi meglio con se stessi, mi verrebbe da dire. C'è qualche sorta di stabilità che, come posso dirvi, non dico che state rincorrendo, ma che state cercando di capire cos'è per voi. È come se qualcuno dovesse imparare a delimitare la propria zona di comfort. Qui il re di denari era dritto, qui il re di denari è al rovescio. Per qualcuno si tratta di una persona che magari è lontana, di una persona, potrebbe essere una persona nuova che entra, perché comunque qui abbiamo un asso, qui abbiamo la carta del mago e qui abbiamo la carta della rinascita, quindi per molte persone sento che è più una questione di mettersi a posto con se stessi e poi riuscirà ad entrare, perché c'è già l'energia del re di pentacoli, capito? Quindi sì, è vero, non è girato al dritto, però è già nell'aria e comunque guardate, la stesa finisce con un 2 di coppe che tra l'altro 2 e 2, che è una carta di compromesso, è una carta di accordo e il mago è proprio una carta che parla di nuovi inizi, di un'azione feconda, di un movimento, è una carta yang come energia, ha una forte energia maschile, infatti anche qui avevamo l'imperatore. Quindi sento che potenzialmente potreste conoscere una persona nel momento in cui avete il coraggio di uscire da voi stessi, di uscire da questi conflitti interiori. Voi fondamentalmente state sfruttando, diciamo così, il periodo dell'eremita per arrivare ad una maggiore consapevolezza e appianare quelle che potrebbero essere le discussioni. Potrebbero anche essere discussioni con qualcuno, in realtà. Non lo vedo per molti, però potrebbe essere che si arriva da una fase appunto di discussioni per cui si è pensato di allontanarsi un attimo, insomma. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione, qui che sia una relazione diciamo stabile piuttosto che clandestina, piuttosto che magari a distanza, non importa, sempre una relazione è. Ok, andiamo a vedere che carte ci sono per voi. Cominciamo con un 10 di bastoni, quindi è una chiusura ciclo e un inizio di cicli nuovi. Ci si lascia qualche cosa alle spalle. Un altro 10, un 10 di spade e un 8 di coppe. Oh, wow! C'è qualche cosa qua che deve concludersi, eh? Cioè, avete 2 10 per aprire la lettura. Sono carte di cambiamento, sono carte di chiusure cicli, ma in effetti qua vediamo che c'è un asso. Qui si prospetta un nuovo tipo di inizio. Se non è un nuovo tipo di inizio proprio da un punto di vista fisico, nel senso che vi spostate fisicamente da un posto, è un nuovo inizio da un punto di vista interno. Mm, Anche qui, anche se questa era la linea dei single, però comunque c'è una sorta di presa di consapevolezza, di presa di potere personale. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Un'altra volta l'imperatore e la regina di spade al contrario. Interessante perché le due figure che c'erano sono entrambe al contrario. Fate attenzione perché qui si tratta di non dare troppo.
troppo. In entrambi i casi, perché qua abbiamo sempre un 6 di pentacoli ed è quell'energia che parla del giusto scambio. Qui sento che c'è qualcuno che probabilmente sta dando veramente poco o sta ricevendo poco in questo caso perché siete voi. Il fatto che la regina di spade sia il contrario, ragazzi, qua mi dice che sì, avete proprio bisogno di questo periodo di eremita. È uscito anche l'otto di coppe che è l'arcano minore dell'eremita, perché vi sento stanchi. A livello mentale avete confusione. Andiamo avanti, vediamo cos'altro vi dicono. C'è qualche tipo di sicurezza che non riuscite a trovare, che non riuscite ad avere. Continuiamo poi con un 5 di pentacoli al contrario e la carta del 7 di bastoni. Quindi qui, guardate, mi spiace dirlo, ma siete, cioè, questo gruppo è un po', non mi piace, non è, come vi posso dire, non rimesso, però sottomesso non è la parola giusta, un po' così, un po' triste, perché comunque abbiamo anche questo 5 di pentacoli che parla di una delusione, parla di una perdita, e qui sento che c'è bisogno probabilmente di prendere le distanze dalla relazione che state vivendo o da qualche tipo di peso all'interno della relazione, qualche tipo di sofferenza che è arrivata e sento che un po' ha a che vedere con questo 6 di pentacoli. Nel senso che la sento un po' come se vi avessero fatto delle promesse che sembravano andare in una certa direzione e poi invece non è stato così. Quindi c'è questo momento di riflessione per cercare di capire che cosa è per voi la zona di comfort, che cosa è per voi la stabilità all'interno di una relazione, che cosa vi fa sentire sicuri dell'altra persona. E sinceramente anche verso metà periodo, ragazzi, non vi sento molto confusi. È vero che probabilmente grazie a questa regina di spade al contrario, riuscirete, proprio perché siete confusi, riuscirete a mettere dei paletti e a non farvi perlomeno distrarre dagli altri su quello che sono ehm, i vostri pensieri e il vostro momento di autoanalisi, ok? In realtà, guardate, sento, vedendo le tre carte così, sento che potrebbe esserci qualche tipo di nuovo inizio in un ambiente diverso, in un gruppo diverso. O per qualcuno si tratta del fatto di cercare sostegno. Guardate, mi parlano di pellegrinaggio, mi parlano di comune, mi parlano di ecovillaggio. Quindi per qualcuno si tratta di un gruppo diverso da quello che si ha. E sì, il senso è proprio quello di ricevere questo dono, questo aiuto, questa comprensione, la possibilità di avere questo nuovo inizio vostro, diciamo così, senza farvi influenzare dalle energie esterne, insomma. Andiamo a vedere con gli oracoli che tipo di consiglio ancora vi vogliono dare. Una carta per gli amici del leone. Scrivetemi poi nei commenti se vi sembra più così, che vi arrivino più informazioni per i single piuttosto che... Scrivetemi cosa ne pensate. Allora, abbiamo due carte. Abbondanza, wow! Mantieni un mindset, un assetto mentale positivo. Manifesta esattamente quello che vuoi. Sii grato e benedizioni. Questa la vedo come una benedizione, un asso di coppe, perché quando c'è una nuova nascita, qualsiasi, anche se non è di un bambino fisico, se è di un progetto, se è sì, di un'idea, è sempre bene, soprattutto se è di un'idea, trovo, perché molte volte le idee sono canalizzate, si è in un momento di pace e arriva quell'illuminazione, quell'idea, qui c'era la carta del karma, che alla fine è una benedizione. E poi abbiamo barca, guardate, il viaggio c'era qui, il viaggio c'è qui abbiamo la carta del viandante. E qua dice che riceverete quello di cui avete bisogno, c'è un progresso o un arrivo.
cioè si va avanti in quelli che sono gli eventi della vita, insomma. Ci sono delle questioni che vi riguardano da vicino, ecco, diciamo così. Ok, un'ultima carta, un ultimo messaggio da parte dell'universo, vediamo che cosa vi dice. Ok, per gli amici del leone qual è un messaggio su cui meditare? Andiamo a vedere. La mia assenza di paura illumina il mondo. E poi abbiamo la presenza dell'amore, ti porterà sempre fuori dalla paura. Qui, guardate, in realtà sento che di amore ce n'è tanto. Non so che cosa sia esattamente questo asso di coppe, però qualsiasi cosa sia, apre il quarto chakra, apre il cuore, ok? Quando c'è questa sorta, guardate, il modo per far, diciamo, accelerare questa presa di consapevolezza del karma, scusate, del karma, del giudizio, perché in questo mazzo viene chiamato karma, in realtà è la carta del giudizio, che parla appunto di presa di consapevolezza. Io sento che nel momento in cui si fa questa analisi e si apre il cuore, si inizia a vedere la situazione o l'altra persona o anche noi stessi con più compassione, diventa più semplice anche imparare a perdonarsi, anche imparare a perdonare qualcun altro. Cioè, perlomeno per me è così. Va bene, scrivetemi poi nei commenti per voi invece com'è. Io spero che la lettura vi sia stata utile e fatemi sapere poi che cosa ne pensate. Se vi è piaciuta potete mettere un like, se volete appoggiare il canale potete iscrivervi, potete commentare, condividere, fare una donazione. Io vi ringrazio del tempo che avete passato qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!